Buongiorno a tutti, io sono Dimitri Bellini e siete di nuovo insieme a me su Quadrata, il mio canale dedicato al mondo dell'open source e all'IT che piace a me e spero che piaccia anche a voi. Questa settimana andremo a parlare di qualcosa che è un po' fuori se non altro dal solito Zabbix, ma che va a risolvere dei problemi che mi servono, che mi interessano a me, ma spero che interessino anche a voi, perché sono soluzioni che non sono facilmente reperibili o comunque non ci sono tanti prodotti open source, tra l'altro, che ci danno questo livello di soddisfazione, mettiamola così, ok? E andiamo a vedere subito con le mie fantastiche slide che cos'è questo prodotto. Allora, si chiama Kestra, è un prodotto che ci permette di automatizzare, e automatizzare vuol dire tante cose, magari niente in molti casi, ma nello specifico per noi significa per esempio andare a fare dei percorsi di auto-remediation, quindi di autosistemazione dei problemi a fronte magari di un evento che nasce dal nostro Zabbix server, no? Fai system full, per esempio, un servizio che va giù, o cose anche un pochino più complicate come erogare dei dischi da alcuni storage array, magari, cose di questo tipo. Cosa ci serve per far funzionare questo prodottino? È abbastanza semplice, ci serve solo una macchina Linux su cui far girare Docker, ok? Ed è pacchettizzato tutto all'interno di un container un po' grande, ok? Occupa qualche giga, però è abbastanza semplice. Come detto prima, è una soluzione open source, ma anche fornita di supporto ufficiale sia come servizio cloud-based o on-premise, ok? Hanno due modalità. Altra cosa importante rispetto a qualche competitor, scusate, tipo Rundeck, questo è orientato a una scrittura dichiarativa dei task. Poi vedremo che cosa vuol dire, ma per molti di voi è già abbastanza chiaro, ok? Nasce come soluzione però per fare percorsi di ETL, quindi di trasformazione dei dati, ok? Quindi non è nato per fare automazione IT standard, quindi operational standard, ma era nato come soluzione per appunto magari traghettare dei dati che arrivano da un database, rimaneggiarli e spararli magari su un bucket S3, ok? Poi nel tempo si è evoluto e quindi adesso è anche possibile fare tante altre cose. Andiamo a vedere però anche le feature di questo prodotto. Come notate ce ne sono alcune, ok, alcune sono marchettare magari e le ho tolte da qua, però ci sono molte feature interessanti. Intanto ha una GUI web abbastanza semplice che ci fornisce un insieme di dettagli e devo dire che è fatta abbastanza bene. Abbiamo la possibilità di seguire in real time cosa succede all'interno di un workflow che in Kestra viene chiamato flow e basta. Perché magari in un flow abbiamo più task che fanno determinate cose, magari che ci sono anche dei condizionamenti all'interno di un task piuttosto che un altro, e quindi magari dovete analizzare cosa sta succedendo in questo momento all'interno di questo percorso, e lo potete fare. Altra cosa carina è come magari siete già abituati all'interno di Visual Code Studio o altri software di questo tipo, quando iniziate a digitare i comandi che vi servono per fare l'automazione, lui vi potrebbe anche suggerire quali sono le opzioni da andare a inserire in quello specifico campo. Oppure avete una guida, ma lo vediamo dopo meglio di lato. Altra cosa molto utile, secondo me, che non tutti hanno, è il versioning dei vostri workflow, perché magari fate delle piccole modifiche, in automatico lui vi fa il versioning e quindi potete andare avanti o indietro nell'esecuzione del vostro workflow, anche selezionando quale livello di revisione volete utilizzare. Molto semplice. Hanno anche introdotto, visto che appunto avendo un sistema che non è così semplice, perché dovete scrivere come se fosse del codice, no? Quindi codice dichiarativo,
però hanno pensato di semplificare un po' la vita con l'introduzione del concetto dei blueprint, che non sono altro che dei template preparati ad hoc che ci danno delle linee guida per fare delle cose, ok? Quindi per esempio, non so, fare un'automazione per inviare dei dati verso Oracle, in automatico mi hanno fatto già un pre-compilato che dovete andare poi a cambiare, ok? Quindi una semplificazione, però ci sono varie blueprint. API first perché effettivamente, come tutti i software di questo mondo in questo momento storico, devono avere delle API fatte bene e molto funzionali allo scopo, quindi per tracciare cosa sta succedendo su questo workflow specifico, quindi in real time andare a vedere cosa sta succedendo per lanciarli, per crearli, eccetera. Time-based schedule, ecco, questa è un'altra cosa interessante perché potreste utilizzare Kestra come uno schedulatore vecchio stampo, quindi lanciare degli script a uno specificato orario e vedere poi un report di come sono andati nel tempo. E potete utilizzare una struttura praticamente simile al crontab per poterli lanciare, ok? Quindi abbastanza facile, oppure event based, quindi richiamabili in base a determinati eventi che magari nascono da task precedenti, no? Quindi abbiamo un workflow complicato che può richiamare altri workflow o creare delle altre condizioni. Integrato con più di 400 plugin. Cosa vuol dire? Abbiamo la possibilità di richiamare specifici servizi molto facilmente. Per esempio, tutto il percorso di CI/CD, volendo, può essere integrato all'interno di Kestra per poi andare a fare, non so, dei test successivi o per andare a fare la build di container Docker, oppure sfruttare un container Docker per lanciare del codice dentro, vedere il risultato e poi dare un feedback. Questo è molto interessante. E poi appunto la chicca finale è che tutte queste funzioni comunque sono open source. Vedremo dopo quali sono quelle che mancano dalla versione Enterprise. Okay? Come facciamo a installarlo? Ve lo dicevo prima, serve solo una macchina con Docker e poi lanciamo. Queste informazioni le trovate chiaramente nella guida del sito ufficiale Kestra, nella parte Quick Start. Una roba molto brutale, tanto per provare, ok? Se doveste andare in produzione è meglio procedere in altri metodi, ok? Però per tirarlo su, per vedere come funziona e farsi un'idea, questa è la soluzione più veloce che c'è, ok? Quindi lanciate il vostro Docker Run usando questi parametri, vi viene su l'interfaccia che andremo a vedere velocemente. Ma tra l'altro vi lascio anche questo link perché questo ragazzo ha fatto comunque una bella disamina con anche degli esempi di codice per poter lanciare delle automazioni che può essere utile, no, per iniziare a muovere i passi su Kestra. Okay? Quindi switchiamo e andiamo a vedere sul nostro browser intanto il sito di Kestra per farvi capire qual è il prodotto e anche come sono fatti a livello di immagine. Qua vi dà un insieme di informazioni su tutte le varie funzionalità che ha, eccetera, eccetera, su anche tutti i plugin che sono già a disposizione, poi andate a vedere tutta la lista completa, però vi dà già una bella panoramica su che cosa può fare questo prodotto, ok? Esiste chiaramente il repository GitHub, perché essendo un progetto open source avete qua sopra tutti i dettagli, è abbastanza aggiornato, almeno una volta al mese esce una release che va ad aggiungere qualche cosa o fixare dei problemi, quindi non è un progetto abbandonato, è un progetto che sta andando avanti, è un progetto tra l'altro europeo, fatto da un'azienda europea, quindi aiutiamoli in qualche maniera, e andiamo a vedere invece la dashboard del nostro Kestra installato sulla mia macchina in locale. Questa è come si presenta la dashboard del nostro Kestra. Abbiamo qua un menu laterale che ci permette di andare a muoverci sui flow, che sarebbero i workflow di automazione, l'editor dei workflow, le esecuzioni di questi workflow, ok, per andare a vedere cosa è successo, i log delle varie esecuzioni per tracciare anche lì cosa sta succedendo, poi i blueprints, questa sorta di template all'interno di Kestra,
i plugins e poi la parte di amministrazione con alcune informazioni e la parte di setting, ok? Quindi cose di base ma standard. Se guardiamo la dashboard avrete, come potete notare, si divide su le solite cose, cioè vi mostra quante sono le esecuzioni che sono state fatte nell'ultima settimana o nell'ultimo mese, nell'ultimo anno, con un livello di buon fine o meno di queste esecuzioni di workflow che abbiamo fatto. Qua vedete ce ne sono 2 che sono andate bene, 5 fallite e così via. Qua sotto abbiamo le esecuzioni per namespace, ok? Cosa vuol dire? Vuol dire che su Kestra, anziché avere il classico concetto di progetti e quindi dividere i workflow all'interno di progetti, vengono divisi all'interno di namespace, ok? Perché namespace adesso è più moderno, ok? Quindi se noi abbiamo più dipartimenti o abbiamo più ambienti e quindi vogliamo dividere i workflow per, non so, l'area sistemistica o l'area DB, chiaramente faremo un namespace dove andremo a differenziare i workflow in base alle aree di nostro interesse. Qui abbiamo qua abbiamo appunto la situazione divisa per namespace su tutte le esecuzioni fatte e gli errori su i vari namespace e poi le failed execution, quindi tutte le esecuzioni di un workflow che sono andate a male e qua invece i log del medesimo workflow che è andato male, ok? Quindi qua avete già una visione di insieme di come sta andando tutta la schedulazione dei workflow che avete creato. Ma andiamo a vedere subito come funzionano questi benedetti flow, ok? Quindi qua io ho creato un mio workflow, che qua viene chiamato flow, che come potrete vedere è abbastanza semplice, ma se io ci clicco qua sopra intanto avrò il dettaglio degli errori, delle esecuzioni, eccetera, di questo specifico workflow, la topologia, quindi se io ho una cosa più complessa qua avrò la possibilità di vedere come è fatto in maniera molto chiara, ok? Quindi qua c'è una parte di esecuzione degli script e qua c'è una parte di print dello standard output dell'esecuzione precedente, ok? Se fosse più complessa avremmo delle diramazioni, avremmo un insieme di dettagli molto utili che ci permetterà poi anche di vedere durante questa esecuzione anche dove sta lavorando, ok? Quindi molto interessante. Le esecuzioni che sono state fatte, quindi quelle positive, quelle che sono finite male, qua abbiamo tutta la reportistica, poi scegliete voi, filtrate, fate quello che volete. L'editor, che lo vedremo dopo, le revisioni, i log, le metriche ed eventuali dipendenze. Andiamo a vedere l'editor. Come vi dicevo, l'editor è di tipo dichiarativo, quindi assomiglia a un file YAML che dovrete andare a scrivere per poter automatizzare alcune cose. Quello che secondo me è importante da sapere, ok, è delle label, vabbè, non è fondamentale, ma delle label vi possono aiutare in alcune situazioni per differenziare i vari workflow, quindi potete scegliere una sorta di tag del workflow. L'altra cosa invece importante sono i valori di input, quindi io se faccio un workflow magari devo inserire tramite una mascherina un input per poi eseguire questa automazione. Posso scegliere di avere degli input statici o dinamici o con dei default. In questo caso io ho messo un input che rappresenta la directory su cui voglio operare, questo input è di tipo stringa e di default è la directory /tmp, ok? Qua a fianco vedete che però è comparsa una specie di guida che vi spiega un po' tutte le proprietà che potete utilizzare all'interno dei flow. Questa tendina laterale andrà a personalizzarsi in base poi a dove sarete all'interno del task. Perché? Perché vi aiuterà a compilare in maniera corretta i parametri necessari per, non so, in questo caso l'esecuzione di questo specifico task, ok? Che è di tipo SSH e quindi vi dà degli esempi. Potete chiaramente nascondere e concentrarvi solo sul task, potete avere a fianco anche qua il diagramma di tutto il flow, di tutto il vostro flow, ok, workflow,
oppure eventualmente solo la topology, quindi avere la visione d'insieme più grande, e poi volendo andare a ravanare nelle blueprint, quindi quei template che dicevamo in precedenza. Quindi torno indietro qua, magari lasciando aperto la documentazione, e andiamo avanti con le altre parti di questo codice. L'altra parte importantissima sono chiaramente i task, quindi all'interno di un flow avremo dei task che ci permettono di fare determinate cose. In questo caso io ho fatto solo 2 task, uno che si chiama execute script e l'altro che si chiama print status code, ok? Quindi uno è abbastanza esplicativo, ci permette di andare a eseguire degli script. Ho voluto fare una cosa leggermente più complicata, sfruttando un plugin, perché ogni tipologia di task all'interno di Kestra è fatta da plugin, ok? Quindi se io voglio sfruttare un plugin che mi permette di fare una connessione remota, devo usare questo plugin qua che si chiama plugin FS SSH Command, che avrà delle sue proprietà ben specifiche, e tra queste proprietà chiaramente poi c'è che cosa dovrà fare, ok? Come vedete qua, vabbè, ho messo tutto in chiaro perché tanto è un test. Io il comando che voglio fare su questa macchina specifica è prendere l'input della directory in input e mostrarmi in standard output il contenuto di questa directory. Dopodiché uno dei problemi fondamentali dei tool di workflow è passare queste variabili tra un task e l'altro per poterle rimanipolare. In questo caso, infatti, ho voluto fare proprio questo test sfruttando il task di tipo fammi vedere i log, che va a prendere lo standard output dell'esecuzione del task precedente, quindi sapere se è andato a buon fine 0 o 1, e poi anche l'output delle variabili in gioco. Come ho fatto a generare queste variabili in gioco? Allora, non lo so se esiste un metodo migliore, ma sostanzialmente voi per passare le variabili, cioè per impostare delle variabili all'interno del task e poi renderle disponibili ai task successivi, dovete usare questa cosa qua, echo, con questa sintassi, output, quindi un JSON messo su una stringa unica, il nome della mia variabile e poi il contenuto della mia variabile. In questo caso ho usato questo trick qua che va a valorizzare var a con l'output dell'esecuzione del comando ls, e poi lo va a mettere all'interno di questo comando echo all'interno del JSON, ok? Quindi una specie di accrocchio per fare in modo che mi vada a popolare la myout variabile all'interno di Kestra. A questo punto che cosa faccio? Salvo, perché se ho fatto delle modifiche posso salvare, e poi posso fare eventuali azioni di tipo cancella, copia, perché se voglio copiare questo workflow e farne un duplicato posso farlo, posso aggiungere dei trigger per andare a lanciare questo job in maniera schedulata, eccetera. Ma la cosa che sicuramente che vorrete vedere è l'esecuzione. Faccio execute, vedete mi chiede su quale directory vuoi farlo, di default c'è TMP, mi va bene così, vado avanti e mi si proietta la pagina dove mi fa vedere il Gantt dei vari task nel tempo. Quindi qua mi fa vedere quanto tempo ci è voluto per eseguire il primo task e quanto tempo ci è voluto per eseguire il secondo task. Chiaramente non mi è sufficiente perché io voglio vedere anche cosa è successo all'interno di questo task specifico, e quindi vado nei log e come vedete qua ho l'output dell'esecuzione. Si capisce proprio perché qui ho ficcato dentro tutto il JSON che volevo passarmi al secondo step, ma volendo possiamo fare anche in un altro modo, un pochino più furbo. Vedete c'è output, quindi le variabili che sono passate tra uno step e l'altro le possiamo analizzare con questo output qua. Quindi per ogni variabile messa in gioco all'interno del workflow, qua avremo un output fatto meglio, ok? Che mi fa vedere proprio tutte le variabili in gioco. Se invece devo andare a analizzare i log un po' meglio, chiaramente io poi qua posso estenderlo in debug, eccetera, per avere più dettagli se servono, ok? Dipende dalla situazione, ma può essere una cosa utile. Vabbè, la topology inutile in questo caso perché era talmente banale, però vedete che se qua sono tutte e due verdi perché è andato a buon fine, però se ci fosse stato qualche intoppo
sarebbe diventato rosso. Immaginate in una situazione più complessa, vi permette di capire, ok, qua ci ho messo 30 secondi, vedete qua 1.33, qua ci ho messo magari 0, qualcosa, e posso capire i pesi, no, dei vari pezzettini o se c'è stato un problema all'interno di tutto il workflow. Quindi è molto fatto bene. Detto ciò, andiamo a vedere magari quali sono i plugin. Come vedete c'è veramente l'imbarazzo della scelta, potete orchestrare dei playbook Ansible, lavorare con Postgres, con Google Cloud, con Google Workspace, con MySQL, con Oracle, con Python, quindi potete fare degli script Python all'interno di Kestra e avete molte più flessibilità a questo punto per fare qualunque tipo di rimaneggiamento. Abbiamo la possibilità di eseguire PowerShell, abbiamo veramente tantissime possibilità di integrazione verso, direi, i tool più utilizzati ad oggi, ecco, che mi viene in mente. Nelle blueprint, quindi quelle specie di template, come notate c'è già un bel po' di cose, per esempio la notifica su un trouble ticketing standard o un sistema di notifica, la possibilità di leggere e caricare dei dati tramite un file CSV to verso RabbitMQ, ce n'è veramente tantissime di opzioni, vedete che ci sono veramente 179 blueprint, quindi qualcosa che può esservi utile per iniziare a lavorare, secondo me la trovate ed è uno spunto molto buono per iniziare a lavorare. Vedete qua è un esempio, questo è fatto, come potete notare, da più step e comunque può essere una buona base di partenza per procedere poi magari su qualcosa di più complesso. Nella parte di flow mi ero dimenticato di farvi vedere invece la parte delle revisioni. Ok, vedete qua? Qui abbiamo l'ultima revisione, la penultima revisione contro l'ultima revisione, quindi abbiamo subito ad occhio che cosa è successo. Io posso scendere e andare a vedere tutti i cambiamenti tra una revisione e l'altra e chiaramente poter restaurare una specifica revisione. Direi che è veramente molto fatto bene questo tool, sarà da attenzionare nei prossimi mesi perché ritengo che sia anche per me sia molto interessante. Detto ciò, ragazzi, per oggi è tutto, spero che il contenuto di oggi sia stato interessante, cerco di portarvi sempre qualcosa di poco visto, almeno su YouTube. Se c'è qualcosa che volete approfondire, scrivetemelo qua nei commenti o mettetemi anche dei suggerimenti di prodotti che vorreste che andassi a provare. E vi ricordo poi il canale Telegram Zabbix Italia per tutti i fan dello Zabbix, il nostro tool di monitoraggio preferito. Detto ciò, grazie mille a tutti di aver visto anche questo video. Se vi è piaciuto, mi raccomando, pollicione e ci vediamo la prossima settimana. Un saluto da Dimitri. Ciao a tutti.